facevo delle attraversate a piedi, ho fatto delle attraversate nei deserti di ghiaccio, poi in Alaska, in Canada, in Siberia. Infatti, parliamo un pochettino di questo, del ghiaccio, anche ho visto, hai fatto diverse cose tu, appunto Alaska, Siberia, adesso citavi anche il canottino, ho visto anche il canottino che hai usato. Sì, anche quello, mamma. Tosta. No, quella è stata un'avventura che la ricordo veramente con grande emozione, è stata un'avventura notevole. Ci ho impiegato un po' a prepararla, a studiarla, perché si trovavano poche informazioni. Ancora adesso in pratica non ci sono informazioni, c'è pochissima gente che l'ha tentata. È una traversata sulla costa dell'Alaska, segue una linea proprio di costa tra spiagge e zone di sassi, con attraversamento di fiumi, baie per 500 km circa. Un tentativo che ho fatto nel 2012, non è riuscito. E questo mi ha fatto anche male, non è riuscito perché gli ultimi 5 chilometri erano molto impegnativi, li ho considerati troppo pericolosi, ero su una colata di fango. Ho fatto questa avventura programmandola e pensando di riuscire a realizzarla in 15 giorni, ma invece in 15 giorni ha fatto solo pioggia. E mi sono trovato in zone veramente complicate di palude, di acquitrini, e la progressione è stata lenta. Ho impiegato 19 giorni per arrivare quasi alla conclusione. Sono arrivato su un dedalo di una colata di fango e lì questo dedalo era largo circa 50 km e l'unica cosa che potevo fare era risalire un pochettino. Ho fatto questa risalita lungo questa colata, seguendo un po' questi fiumiciattoli, andando un po' nel bosco, stando un po' sul terreno fangoso, melmoso, eccetera. Sono risalito 3 giorni, poi sono arrivato nel punto più stretto, un 5 km, e sarei dovuto arrivare a un villaggio, a Cordova. Però dopo le prime 2 traversate nel fango ho capito che era troppo impegnativo, cadevo in mezzo a questi rami, tronchi, questo limo appiccicoso, così impegnativo. Non ci ho pensato 2 volte, ecco, ho chiamato soccorso, è arrivato un elicottero della Guardia Costiera americana e mi ha soccorso. Ero quasi arrivato, ma purtroppo le condizioni lo impedivano. Ma ho un bellissimo ricordo di quell'avventura, perché la natura lì era di dimensioni veramente esagerate, con questi ghiacciai, con questi fiumi, poi avevo questo oceano sempre in fianco che alzava di queste onde. Ogni tanto prendevo il canotto e attraversavo delle scogliere. Tu procedevi così, avevi sia canotto che bicicletta, quindi quando tu pedalavi avevi il canotto in realtà in spalla, no? Sì, avevo un canotto tecnico di 2 kg, lo piegavo, lo sgonfiavo, un canotto gonfiabile. Veramente notevole. Orsi, gli animali, orsi tantissimi, anche quello. Poi non avevo neanche la tenda. Infatti, avevo un telo, che ero proprio in autonomia per essere più leggero, animalista. tenda? Sì, era proprio leggero.